ungere i defunti, ecco. Serviva un po' più da imbalsamazione più che profumazione. Okay. Siamo online. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Marco Delia, sono qui con Don Ambrogio. Oggi andiamo a parlarvi di un argomento molto particolare che uno di voi ci ha richiesto dopo aver visto il video precedente che ho fatto sempre con Don Ambrogio. Se volete dargli un'occhiata, il link è in descrizione e anche il link ai social media di Don Ambrogio. È un prete della mia zona, siamo in zona Verona, sì. E oggi andiamo a parlare appunto di quello che vedete che sta bruciando, sta creando un alone incredibile. Ve ne metto ancora un po' così fa un po' di fumo. Va bene, ottimo. Che di solito quando, magari anche durante le celebrazioni lo si usa, c'è le persone che solo a tirar fuori il turibolo, che è quell'attrezzo dove si mette dentro l'incenso, la gente comincia a tossire. Però in realtà devo ancora accenderlo, quindi cosa tossire? È solo una questione psicologica, dici? Sì, anche perché, adesso, non so, però a me è sempre piaciuto questo profumo. Di fatto è un profumo, un'effusione profumata, questa resina di cui magari adesso ne parliamo. Si sente tantissimo. Sì. Questo è proprio vero incenso, vera resina di Boswellia, che è questa pianta di origine asiatica, che fin dall'antichità è stata raccolta, la resina, si raccoglievano le gocce di resina essiccate e venivano bruciate sui carboni ardenti. In questo caso abbiamo un carboncino di quelli a rapida accensione che si usa per esempio anche per le celebrazioni. L'ho fatto vedere anche a loro così lo vedono. Innanzitutto si sente tantissimo. Sì. Quindi, ed è proprio... Allora io, perdonami, ma è una vita che non vado in chiesa. Una vita, i miei erano praticanti, adesso per il lavoro sai come tanta gente ha smesso di praticare, però sono comunque credenti. Però io personalmente è tantissimo che non ci vado. E questo da qua mi ricorda proprio l'infanzia, perché non ci vengo da una vita. Quando ci tornerai per un funerale, spero non per il tuo, e sentirai questo, perché durante i funerali è anche uno degli usi che si fa dell'incenso, si incensa proprio la salma del defunto, poi si usa anche nelle celebrazioni solenni, anche Pasqua, Natale, proprio nelle festività più grandi, perché dà solennità alla celebrazione. In definitiva, questo segno liturgico, perché è un segno liturgico l'incenso, aveva la funzione di esprimere in termini concreti la preghiera, quindi il rapporto che ho con Dio, che sale verso l'alto. Infatti il profumo dell'incenso sale verso il cielo, dove simbolicamente collochiamo il Signore, l'Altissimo, il Dio, e allo stesso tempo riempie la stanza, riempie l'ambiente di profumo, perché la presenza di Dio è una presenza positiva, quindi è espressa dalla positività e dalla piacevolezza del profumo. Okay. Non è una presenza imponente, oscura, pesante, ma è profumata. Ora piacevole, presente, sì, c'è sempre. Noi magari vediamo l'incenso come un qualcosa di strano, non è un profumo ordinario, perché siamo abituati ad altri tipi di profumi molto più dolci, molto più, non so, mainstream, ecco. Sì. Una volta non è che esistevano tutti questi profumi che ci sono adesso, e l'incenso era a tutti gli effetti un profumo che riempiva gli ambienti. Adesso abbiamo i bastoncini che metti nella bottiglietta, sì, con aromatizzatori d'ambiente, ma allora c'era questo. E questo era tra l'altro molto prezioso, perché è costosissimo, venendo dall'Oriente, non è come adesso che lo recuperiamo molto facilmente, era costoso e si utilizzava solo per queste occasioni liturgiche, proprio per esprimere la preghiera che sale al cielo. Ok, quindi lo stesso tipo di incenso viene utilizzato ad esempio sia durante il funerale ma anche durante i sacramenti, quindi in ogni occasione viene utilizzato lo stesso identico? Sì. Questo incenso, questa resina di Boswellia, di questa pianta, che noi chiamiamo anche frankincenso, più, sì, o quello che dice proprio incenso, sarebbe questo tecnicamente, questa resina, è lo stesso che si usa da millenni, è sempre questa, sempre dalla stessa pianta, e abbiamo usato sempre questo. Non si usa per esempio la resina, non so, delle conifere, del pino, perché quella è molto più acre come odore, non è profumata, invece questo è proprio profumato di fatto. Quindi te dici che comunque questa cosa, a parte il significato simbolico che ha preso nel tempo, ma all'inizio magari veniva utilizzata proprio perché innanzitutto era quella più adatta, come dicevi te, sia per l'odore che comunque anche perché si sente ma non troppo, è un odore piacevole a differenza delle conifere, ma quindi pensi che sia una cosa soprattutto per il profumo che dà e anche perché viene dal Medio Oriente, o pensi che sia perché ha un significato un po' diverso oppure ci associano qualche altro tipo di significato più profondo?
Non so, chiedo. No, allora, sì, di fatto è sempre stata usata questa pianta per il suo particolare profumo, per il suo particolare aroma. E quindi nella liturgia non usi qualcosa che fa solo fumo. Non mi interessa avere fumo, mi interessa avere il profumo. E quindi si è sempre scelto questa pianta per questa sua particolarità, che poi è rimasta nei millenni appunto di uso questa. Poi ci sono sicuramente tante altre piante che hanno resine balsamiche o similmente profumate, ma non come questa, ecco. Ora attualmente a volte si usano anche degli incensi aromatizzati, cioè semplicemente si prendono delle sferette di resina di boswellia e come si impanano, come fosse il pollo fritto, lo impanano in alcune polveri profumate alla rosa o ad altri gusti, che però di fatto non è che siano, cioè sono delle cose un po' contemporanee, però il vero incenso è questo. Ho alcune cose così, quando mi ero comprato questo incense burner, tra l'altro vuoi che lo tengo io? Perché anche scotta dopo un po'. Scotta? Il carboncino scalda. Allora mettiamolo, allora lì è il vetro, quindi lo mettiamo anche fuori, semmai che non ti bruciamo la casa. Vuoi che lo metto fuori? Benissimo. Ok, abbiamo un attimo sistemato fuori perché stava bruciando la mano. Allora, fra l'altro, se alcuni chiedevano anche a te, ma posso usarlo a casa? Ma me lo chiedono anche a me questa cosa. Si può usare a casa, lo puoi anche recuperare facilmente, si trova nei negozi specializzati o online, sì, costa un pochino ma non una cosa eccessiva, ti puoi prendere i tuoi carboncini oppure prendere semplicemente le braci della stufa, del barbecue, quelle vanno benissimo, e lo metti sopra e appunto fa il fumo, mettilo su magari un recipiente di ceramica isolato, a volte si mette su una specie di vaso di sabbia, così che la sabbia appunto tiene il calore e non ti incendi la casa, oppure si può mettere anche su quelle coppette con la candela sotto, le coppette di metallo che con la candela facendo il calore riscaldano l'incenso. Ma in definitiva si può usare per pregare anche per esempio a casa, quando tu preghi nel tuo intimo della tua camera puoi usare anche l'incenso per accompagnare la preghiera proprio come se fosse un segno liturgico, ecco, quindi si può fare. Okay. Sì, nello yoga c'è una cosa simile, nella spiritualità orientale viene utilizzato più o meno nello stesso modo. Non so se è una cosa, ma penso di sì, perché in chiesa noto anche la questione delle candele, del fuoco. È una cosa anche che c'entra, perché è una cosa che viene utilizzata ad esempio nel Bhuta Shuddhi, nella pratica di recitare dei mantra o comunque quello che noi magari definiamo come preghiera. E in yoga vengono utilizzate magari delle candele, del fuoco, di solito magari con dell'olio, quindi dell'olio naturale, e in queste candele che bruciano l'olio. Non so se c'è qualcosa di... Allora, la candela, il fuoco, ha due significati particolari nella liturgia cristiana. Il fuoco, che è la luce, e quindi la fiamma della candela, è proprio la raffigurazione di Cristo. Si celebra anche la benedizione del fuoco, del sacro fuoco, nella notte della veglia pasquale. Fuori dalla chiesa c'è questo braciere e con cui poi si benedice anche il cero pasquale, e si entra all'interno della chiesa con tutto buio, tutte le luci spente, e l'unica fonte di luce è il cero pasquale, questo grande candelotto acceso, che è Cristo, che è stato acceso da questo sacro fuoco che si è consumato fuori dalla chiesa, e poi pian piano si accendono tutte le candeline che tengono le persone, finché al terzo passaggio, quando si arriva davanti all'altare, si accende anche tutta la chiesa, perché Cristo è proprio luce del mondo che illumina le tenebre, il peccato della nostra vita corrotta. Poi c'è anche il significato dall'altra parte, in quelle che voi vedete magari ai lati delle chiese, che io chiamo le rosticcerie, cioè tutti quei lumini, quelle candeline che puoi con un'offerta accendere. Lì il significato è un po' diverso, lì perché la candela si consuma bruciando, si cola pian piano, si esaurisce finché si spegne, e lì invece è più sulla simbologia dell'offerta personale, cioè io offro qualcosa di mio che si consuma, come le offerte sacre che tu le voglia a Dio, qualcosa a cui rinunci e qualcosa che viene dato a qualcun altro come dono di gratitudine, come dono di ringraziamento. Quindi comunque è sempre una questione simbolica, non c'è proprio un motivo per cui, non so, la candela ad esempio deve essere fatta di un certo materiale, oppure c'entra il motivo per cui viene utilizzata da un punto di vista esteriore, è comunque sempre una cosa interiore, un simbolo che diamo noi, no? Sì, allora tutta la liturgia, ma anche i nostri rituali personali, se vuoi, che una persona fa, anche i gesti scaramantici, sono dei gesti che sono dei segni, perché non sono dei gesti necessari, come per esempio mi allaccio le scarpe, apro l'armadio e mi vesto, ma sono dei gesti che sono facoltativi, superflui, ma che hanno un significato particolare, un significato spirituale, un significato vitale, un significato profondo che noi attribuiamo, ma che sono necessari dal momento in cui noi esseri umani abbiamo bisogno di segni per esprimere delle realtà che non possiamo esprimere in nessun altro modo. Così come
Quando io voglio esprimere affetto a una persona, regalo una rosa, ad esempio. Quel gesto lì è un gesto simbolico, perché non è semplicemente ti do un oggetto e te lo regalo a te. È attraverso questo regalo, attraverso questo oggetto, attraverso questo rituale di consegna, di scambio di regali, esprimo l'amore e l'affetto. E quindi è un modo concreto, simbolico per esprimere una realtà che noi viviamo. Vabbè, ho capito. Ad esempio, per fare il collegamento, ad esempio, nello yoga questa cosa viene fatta in modo un po' diverso. La pratica in cui vengono utilizzati il fuoco, vengono utilizzati gli elementi, ci sono anche proprio dei rituali, tra virgolette, in cui viene utilizzata la terra, viene utilizzata l'acqua, eccetera. Viene chiamato Bhuta Shuddhi, che vuol dire proprio i 5 elementi. Ok. E per lo yoga, per la spiritualità, in realtà io chiamo yoga, ma yoga è un po' per prendere in considerazione tutto quello che non è religioso ma orientale. Ok. Dice che ci sono 5 elementi, no? E non è tanto una questione di, ok, esiste il fuoco, esiste l'acqua, esiste il vento, e poi loro inseriscono anche Akash, che sarebbe lo spazio, cioè il vuoto, come quella tela bianca su cui tutto si appoggia, no? E in realtà, nel momento in cui vai a fare delle cose per aiutarti con il Bhuta Shuddhi, quindi ad esempio anche utilizzare le candele e il fuoco, non vanno, cioè loro dicono tutto è fatto di quegli elementi, tutta la materia, tutto il creato è fatto da quegli elementi, ma è anche un po' una questione simbolica, nel senso che il fuoco, io non è che sono fatto di fuoco, il fuoco simboleggia la qualità della materia di temperatura. Il vento, ad esempio, è il movimento, quindi il fatto che gli atomi sono in movimento, tutto è in movimento. La terra simboleggia il concreto, quindi la materia che si può toccare e così via. Okay, no? certo. Quindi in realtà è utilizzato in modo un po' diverso, però la parte simbolica, la parte diciamo, sì, simbolica c'è sempre, quello c'è. Va bene, allora in realtà... Ho sempre video lunghi dopo... Sì, infatti non volevo fare video troppo lunghi, ho altre domande, te le faccio in un altro video, facciamo direttamente così. L'ultima domanda che volevo farti, sempre nell'argomento incenso, il ragazzo mi aveva chiesto, ma per la questione anche delle statue religiose, il legno di sandalo, Sì. ha anche il legno di sandalo un significato nobile o comunque, cioè è perché è legno di sandalo o è perché c'è sempre un significato dietro, comunque è un significato che diamo noi, un simbolo? No, allora per la tradizione cristiana non c'è questo legame con per esempio l'uso di vari tipi di essenze di legnose, Ok. e anche perché, per dire, tanti manufatti di legno da noi sono stati fatti con il pino cirmolo, che è una pianta tipica proprio delle Alpi, delle Alpi italiane, ecco, insomma anche tante statue, soprattutto lo vedete in Trentino Alto Adige, sul Tirol. In quelle zone lì si usa molto, molto il cirmolo, perché è un legno anche che si riesce a lavorare molto bene, si riescono a fare delle belle sculture ed è un legno del posto, ecco. Io, per dire, non ho mai trovato quest'uso invece per esempio del sandalo, ma credo che potrebbe essere, e potrebbe esistere, non sono sicuro, ma credo che potrebbe veramente essere così, i cristiani in Oriente, che utilizzano questo tipo di lavorazioni, anche di materiali, attribuendo anche un significato, perché anche il sandalo è comunque un legno profumato, un legno che ha una sua particolarità. Quindi dipende anche molto dalla tradizione, dal luogo, dal posto geografico. Allora, l'uso dei profumi su, per esempio, le statue o l'ornamentazione con dei fiori, quello sì, fa parte della nostra tradizione, ma come segno di venerazione e di rispetto, ecco. Certo. E un prete, o una persona comunque, sì, un prete, può utilizzare un profumo anche quando ad esempio è in chiesa e funge proprio da prete e non è nella vita sociale, e può utilizzare l'incenso anche come profumo, perché ci sono tanti profumi che ovviamente sono a base di incenso o proprio quasi solo incenso. Ma io direi proprio di sì, ovviamente è una scelta anche personale, ma che può avere il suo significato. Tu sai bene, perché me l'hai spiegato tu, che anche un fumiere famoso della, diciamo, Emilia-Romagna, che confeziona anche abiti ecclesiastici, gli spruzza sopra anche del profumo su questi abiti, quindi sì, ma è una cosa che è significativa e può dare anche un aiuto, secondo me, nell'approccio con le persone. Faccio un esempio: quando io confesso, le persone si avvicinano a me e stiamo chiusi in una specie di piccolo gabbiotto, il confessionale. È capitato anche a me alcune volte che vado a confessarmi e il prete magari ha l'alito cattivo, non si lava i denti, oppure anche lui non ha una grande igiene personale, e sei chiuso in questo gabbiotto, devi starci magari per 5-6 minuti, non è piacevole, ecco. È molto più, magari ti dà la possibilità di aprirti più facilmente, di vivere serenamente anche quel momento, quel sacramento, se la persona che hai davanti, ad esempio, è un minimo profumata, curata, o quantomeno non sa odori sgradevoli. Sì, è un accessorio sociale, ma che comunque aiuta anche poi per aprirsi interiormente. Ma guarda, questa cosa, anche io un po' di anni fa non è che ero interessato ai profumi, a queste cose,
Poi me l'hanno fatto notare, mi hanno detto, guarda che... Ma dell'alito te l'hanno fatto No, notare? no, per i profumi, cioè proprio i profumi, diciamo, cosmetici. Ok. Che mi hanno detto, guarda che è una cosa che secondo me ti può aiutare anche Oh. per stare con le persone, per approcciarti le persone, perché le persone si sentono, non dico attratte, perché forse è una parola un po' eccessiva, ma che stiano facilmente con piacevole. te, piacevolmente vicino Ha a te. una bella presenza, è piacevole. Alla fine noi preti siamo in mezzo alle persone, quindi non Sì. puoi pensare di andare lì vestito male, puzzolente, senza lavarti, senza curarti, perché comunque ti stai consegnando agli altri così come sei, e quindi ti devi presentare bene, ma non Anche solo rispetto, è anche questione per di rispetto, per benevolenza, non perché ci tengo a farmi vedere, voglio essere più figo, più bello, Certo. no, quello non è quello, ma è quello che ti rispetto, ti voglio bene anche così come mi presento a te. Perfetto. Va bene, dai. Tra l'altro, curiosità, non so, però ovviamente lo saprai già, ma profumo, dal latino parfumum, è nel momento in cui facevano le cerimonie in passato, attraverso il fumo, Attraverso il fumo. la salma quando bruciava e tramite i profumi, quindi gli odori, gli incensi, eccetera, portava un po' l'anima verso l'alto. Questo era il Infatti significato ti avevo del profumo. portato anche, ma non so se riusciamo a farlo vedere, è la mirra, che è sempre una resina Faccio di solo un'altra vedere. pianta. Dov'è? Quelle lì, quei Ah, granini. questa qua? Sì, Verde? sì. Wow. Non so se si vede, ma Beh, me la metto sulla mano magari, così si vede meglio. la faccio così, guarda. Perché secondo me si vede meglio, Questa perché lì qua, c'è la luce. adesso vediamo se metti a fuoco, questi piccoli grani. Faccio vedere qua, guarda, faccio. Sembrano pietre preziose. Sì, sono anche questi grani di resina, di questa pianta, di mirra, che però venivano sciolti in olio e cosparsi poi sulla salma del defunto, questo con un fine più di conservazione, perché la mirra ha delle proprietà, come si dice quando uccidi i microbi, antisettiche, ecco, delle proprietà antisettiche, quindi permettevano alla salma di rimanere per più tempo, ma sempre con l'idea di cospargerlo in qualcosa di profumato e quindi di accompagnare anche il passaggio dalla vita terrena attraverso la morte alla vita futura una persona con la presenza del Signore, perché il profumo da sempre esprime la presenza del Signore, la presenza piacevole di qualcosa che è di più, che è superfluo, che non è necessario, ma che ci accompagna, perché noi siamo abitati dallo Spirito di Dio. Va bene, non rendiamo questo video troppo lungo. In futuro un video che faremo, che sono molto interessato a questo argomento, è anche proprio l'argomento che è un po' un topic sensibile, ma quello della questione della morte, del dopo, del prima. Ho appena finito di leggere un libro spirituale che si chiama Death, proprio fatto da Sadhguru nell'ambito yoga, di come loro trattano la questione morte, prima, dopo e così via. Quindi sarò molto curioso anche di vedere questa cosa. Va bene, grazie mille per essere venuto qui. Sì. Adesso proviamo a fare un altro video, vediamo se abbiamo tempo. E grazie per il tuo tempo. E i suoi social sono ovviamente in descrizione se volete darvi un'occhiata. Fa un sacco di video pazzeschi. Va bene, grazie. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.